subito dopo l'arrivo in aeroporto il trasferimento a Vic. Il cielo per la prima alba a Diroley è nuvoloso, ed il mare si fa sentire. Alla laguna Fagurol Smiri, piove, e la gran parte delle foto le scatto con il telefono e la GoPro. Lungo la strada l'incontro con le renne. Purtroppo è stato un inverno talmente freddo, che la laguna di Jökulsárlón si è completamente ghiacciata, impedendo l'afflusso al mare dei famosi cristalli di ghiaccio, che diventano i diamanti che risaltano sulla lava nera della spiaggia, tanto amati dai fotografi. L'alba a Diamond Beach è luminosa, ma molto ventosa. Scattiamo comunque qualche foto di quest'alba, dai colori molto accesi. I panorami lungo la strada, durante gli spostamenti, sono sempre affascinanti. La laguna di Fjalsárlón con i suoi ghiacci è bellissima, e la giornata soleggiata è piacevole.
dirigiamo ora verso lo spot scelto per il tramonto, la laguna di Yokursarlon. Fotograferemo lungo la sponda della laguna, opposta a quella dove si trova il Visitor Center. Tra le foto, quelle delle caratteristiche foche di Yokursarlon. L'unica nota stonata di questo viaggio è stata l'aurora. Le foto che state vedendo sono state scattate quando, per un breve momento il cielo si è aperto. Ogni notte abbiamo atteso invano l'aurora boreale, ma purtroppo in questo periodo il sud dell'Islanda è stata l'unica zona del nord Europa dove il cielo è stato ogni notte costantemente coperto, mentre ovunque si registravano aurore eccezionali. Peccato. C'è molta aspettativa per gli scatti di questa mattina. È arrivato il giorno della visita alle grotte di ghiaccio, presso il Parco Nazionale Vatnajökull. L'aspettativa non viene delusa, queste grotte sono davvero una meraviglia della natura. Nonostante l'alba sia nuvolosa, a Stoksnes gli spunti fotografici sono numerosi. Mentre si torna a Vik, una breve sosta alla Yoda Cave. Arrivati a Vik, per il tramonto, ci dirigiamo a Diroley. Le scogliere, a Diroley, sono sferzate da un vento fortissimo.
Qui, sono numerosi gli spot fotografici che offrono panorami mozzafiato. Ogni lato della scogliera regala foto di una natura da favola. Non sono molti i luoghi al mondo dove, in poche centinaia di metri, sono concentrati panorami così belli e vari. Per le foto dell'alba, a Reinisfiara Beach, vista la nota pericolosità delle sue onde, abbiamo posizionato i 3 piedi distanti dalla battigia. Nonostante l'imprevedibilità delle onde, la potente risacca, e le forti correnti, il fotografo che viene in Islanda non può perdersi gli scatti da questa spiaggia di sabbia nera, verso la scogliera di pilastri basaltici a base esagonale, e di 2 maestosi faraglioni che emergono dal mare, chiamati Reinisdrangar. Un luogo magico, avvolto da antiche e fiabesche leggende, tra cui la più popolare racconta l'origine dei faraglioni. Si tratterebbe di 2 enormi troll, trasformati in pietra dal sole, perché sorpresi a rubare una nave. Inutile dire che è una delle spiagge più famose e frequentate d'Islanda, e che per fotografarla deserta, bisogna alzarsi davvero prestissimo. Vik i Myrdal Beach è la spiaggia nera che si trova a poca distanza dal centro urbano di Vik. Da questa spiaggia si può ammirare l'altro lato dei famosi faraglioni. La prossima tappa sarà la cascata di Skogafoss, molto scenografica e facile da raggiungere, dista davvero pochi passi dal parcheggio. Skogafoss è la classica cascata perfetta, da cartolina, così bella da convincere la Lonely Planet ad utilizzarla come copertina della famosa guida per viaggiatori. Ci si può avvicinare anche molto, ovviamente bagnandosi sempre di più. Più ci si avvicina e più spesso bisogna pulire i filtri. Un paio di anni fa, sono salito sul sentiero laterale per avere la vista dall'alto, ma la visuale migliore è quella da sotto. Oggi è la giornata delle cascate, ci dirigiamo ora verso quella di Seljalandsfoss, una splendida cascata visibile anche dalla Ring Road, e come Skogafoss facilmente accessibile. L'acqua con un salto di 65 metri, salta da una scarpata rocciosa, e si tuffa in un piccolo laghetto. Rispetto alle altre cascate islandesi, a Seljalandsfoss c'è la possibilità di passare dietro al suo sipario d'acqua, grazie ad un sentiero che ho avuto modo di percorrere quando ho visitato l'Islanda in estate. In questa occasione, siamo nel mese di febbraio, come potete vedere il sentiero è chiuso. Ne percorro un piccolo tratto, fino ad arrivare il più possibile sotto la cascata.
Per farlo, è necessario indossare indumenti impermeabili, dal momento che l'acqua della cascata schizza anche a diversi metri di distanza. Seljalandsfoss è una delle tappe imperdibili dei viaggi in Islanda. Percorrendo il sentiero, a sinistra della cascata di Seljalandsfoss, e costeggiando il costone roccioso dal quale scende un'altra piccola cascata, è possibile raggiungere uno dei tesori meglio conservati della costa sud dell'Islanda, Gljufrabui. Sebbene Gljufrabui, con i suoi 40 metri, sia più piccola rispetto a Seljalandsfoss, è certamente più sorprendente, in quanto nascosta all'interno di una gola. Con le giuste precauzioni, e facendo attenzione a non scivolare sulle pietre umide, è possibile camminare nei pressi del margine destro del fiume, che esce dal costone roccioso, per contemplare la cascata di Gljufrabui in tutto il suo splendore. Inutile dire che ci siamo alternati su questa roccia per le foto di rito. Terminiamo la giornata delle cascate, con il tramonto a Gullfoss. Gullfoss è la più imponente, scenografica e famosa cascata d'Islanda. La sua caratteristica è quella di gettarsi, con uno spettacolare doppio salto, sollevando una parete perpendicolare di spruzzi, in uno stretto canyon. Non a caso, Gullfoss significa cascata d'oro, nome che ha dato luogo a diverse teorie. La prima afferma che l'origine del nome sia dovuto alla luce dorata che riflettono le sue acque al tramonto. Un'altra ipotesi afferma che il nome cascata dorata sia dovuto all'arcobaleno, che si forma quando la luce solare attraversa le particelle d'acqua sospese nell'aria. La si può ammirare da moltissimi punti di osservazione, con bel vedere sia nella parte inferiore che superiore che si raggiungono, con belle e facili passeggiate. Un altro maestoso spettacolo della natura. Ci fermiamo a fotografare una vecchia colata lavica, ricoperta di licheni, nei pressi del Bjarnarhofn Shark Museum. Un piccolo museo, che racconta la storia della pesca, e della particolare lavorazione, della carne di squalo, che ha un alto contenuto di acido urico. E annesso ad un piccolo stabilimento, dove si produce il fabbisogno islandese, di Akarl, la carne di squalo fermentato, specialità tipica dell'isola. Questa mattina è prevista la visita a Geysir, dove fotograferemo il più antico geyser conosciuto, la stessa parola geyser deriva da Geysir. In un'alba che ci ha riservato nebbia e pioggia, è stato bello vederlo eruttare la sua colonna di acqua e vapore alta 30 metri.
Questa sera dormiremo di fronte alla montagna di Kirkjufell. Con i suoi 463 metri di altezza, è uno dei luoghi imprescindibili della penisola di Snæfellsnes. La sua peculiare posizione, in prossimità del mare, e la sua forma conica quasi perfetta, hanno permesso a Kirkjufell di divenire uno dei paesaggi più fotografati di tutta l'Islanda. Questa mattina fotograferemo alle cascate di Kirkjufellfoss. Ai piedi di Kirkjufell si trova Kirkjufellfoss, una cascata piccola se comparata con altre del paese, ma senza dubbio imprescindibile per creare la magia che avvolge Kirkjufell. Non a caso, la maggior parte delle fotografie che vedono immortalata la Kirkjufell vengono scattate proprio dalle cascate di Kirkjufellfoss. Fra tutte le location di film e serie girati in Islanda, Kirkjufell e la cascata di Kirkjufellfoss sono senza dubbio fra le più popolari, grazie alla loro comparsa nella sesta e settima stagione di Game of Thrones. Questa mattina fotograferemo l'alba, da alcuni spot situati sulla scogliera tra Arnarskspie e Del Nar. Questa è una bellissima scogliera, con formazioni rocciose particolari e suggestive, compreso un eccezionale arco di roccia. Per i primi scatti, raggiungiamo con un comodo sentiero, l'arco roccioso di Gapklettur. Tra roccia, pinnacoli di lava, scogliere di basalto ripide e scure, battute dal vento e dal mare, l'arco roccioso di Gapklettur è il protagonista delle scogliere di Arnarstapi. Dopo un'alba spettacolare, che ha incendiato l'arco, ci siamo spostati sulla scogliera per fotografare i faraglioni di Londrangar, resti di un cratere che è stato eroso dal mare. Nei nostri scatti si vedono in lontananza, ma i due faraglioni, che si ergono al di sopra e al di fuori del fronte oceanico, hanno un'altezza di ben 75 e 61 metri. Queste scogliere a picco sul mare ci trasmettono la loro drammaticità, mentre i numerosi gabbiani, e le onde che si infrangono sugli scogli, fanno da colonna sonora. Tra le cartoline d'Islanda, quella di Budakirkja, la chiesetta nera che si distingue in netto contrasto, tra le montagne imbiancate dietro, e il mare davanti, è davvero un classico. Il colore nero è un po' inusuale, ma consono al contesto.
È tangibile il fascino nordico destato da questa piccola chiesetta così isolata, dalla sua sagoma nera, dal suo piccolo cimitero, dalla sua posizione completamente circondata da campi lavici e sferzata dal vento. Molto scenografica e, nonostante sia normale trovarla abbastanza affollata, un bel contesto per i fotografi. Peccato sia quasi sempre chiusa. Siamo quasi arrivati alla fine del viaggio quando riusciamo a fermarci a fotografare i cavalli islandesi. I cavalli islandesi rappresentano una delle razze di cavalli più pure al mondo. I primi coloni scandinavi dell'isola, nel XII secolo, portarono con loro gli animali migliori e, successivamente, la razza si è sviluppata rimanendo isolata, senza ulteriori interazioni genetiche. Sono molto particolari, mediamente di piccole dimensioni, e a causa di questa loro caratteristica fisica, rischiano di essere scambiati per pony. Per quanto riguarda la criniera e la coda, sono entrambe molto folte con peli grossolani e spessi che vanno a formare un doppio mantello, particolarmente adatto a resistere alle basse temperature tipiche del clima islandese. Sempre a causa dell'isolamento geografico dell'Islanda, sull'isola esistono pochissime malattie per i cavalli e non sono necessarie vaccinazioni. Tuttavia, questo significa anche che per tutelarli in Islanda ci sono norme per cui nessun cavallo può entrare nel paese e, una volta che un cavallo lascia l'Islanda non può più tornare. Purtroppo siamo arrivati all'ultimo giorno di viaggio. Ci siamo diretti verso la penisola di Reykjanes, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Islanda, dove si trova anche l'aeroporto internazionale di Keflavik. È una meta meno conosciuta e meno turistica, dei molti luoghi iconici che abbiamo visitato. Ma anche qui, dalle scogliere situate sotto al piccolo colle dove è arroccato il Reykjanesviti, il faro più antico d'Islanda, abbiamo assistito ad un bellissimo tramonto e scattato tantissime foto.